Attenzione, la conoscenza di funghi si acquisisce tramite studi ed esperienza. Se siete inesperti, portatevi sempre dietro un manuale e se non siete sicuri di ciò che raccogliete, rivolgetevi sempre al personale competente prima del consumo. Detto questo, buona visione. Il Lactarius delicciosus è un fungo che cresce in estate ed autunno su suolo acido in simbiosi con piante di pino e ginepro. È un fungo che spesso sfugge alla vista, rimanendo nascosto sotto una lettiera di aghi, pertanto quando se ne va alla ricerca il consiglio è quello di non tralasciare i rigonfiamenti del substrato boschivo. In particolare, essendo una specie gregaria, trovato un primo esemplare, si consiglia di cercare bene attorno allo stesso per non dimenticare di lasciarne altri. Il cappello di questo fungo è tozzo e carnoso e si presenta convesso e imbutiforme al centro. La cuticola, glabra e liscia, diventa viscida con tempo piovoso e il suo colore varia dal rosso-arancio al giallo-arancio e presenta caratteristiche zonature concentriche di colore brunastro che, con l'invecchiamento, si colorano moderatamente di verde rame. Le lamelle al di sotto del cappello si presentano dello stesso colore e queste sono fitte, sottili e fragili, tant'è che si macchiano di verde rame quando ammaccate. La carne è soda ma anch'essa fragile e di colore arancio pallido. Al taglio questa diventa subito rosso carota e si caratterizza inoltre di un odore fruttato e di un sapore mite e talvolta aspro. Il lattice di questo fungo, da cui ne deriva il nome, è caratteristico e di colore arancio-rosso immutabile, con un sapore che è lievemente dolciastro. Il gambo di questo fungo è tendenzialmente cilindrico o che si restringe verso il piede. Tozzo, duro, fragile, midolloso e dello stesso colore del cappello, ma presenta una fine pruina rosea edocracea che ne sbiadisce la tonalità. Spesso questo è picchiettato da piccole erosioni col fondo più intensamente colorato. Una sua caratteristica è che presto diventa cavo, ovvero vuoto al suo interno. Ma veniamo ora alla commestibilità di questo fungo. Questo è sicuramente un ottimo commestibile e come consiglio suggerisco una cottura a fuoco vivo. Di fatto è da molti considerato uno dei migliori funghi se cotto alla griglia. Tuttavia può essere anche utilizzato per fare intingoli di vario genere o per una conservazione sott'olio. Va però considerato che in questi casi il suo valore organolettico viene perso. Per quanto riguarda la somiglianza con altre varietà, questo viene sicuramente spesso confuso con altre specie al lattice rosso carota, ma per un'esatta identificazione basta osservare queste semplici regole, ovvero il colore del lattice al taglio non deve presentare viraggio, ovvero deve rimanere rosso carota. Il cappello inoltre deve presentare zonature con colorazione intensa. Inoltre la tendenza di questo fungo a diventare verde rame è praticamente minima. Una nota ulteriore infatti la dobbiamo porre sul Lactarius determinus, che è un Lactarius a carne fortemente prona all'inverdimento e che di base non rappresenterebbe un problema essendo questo commestibile. Tuttavia può essere scambiato con un simile tossico al lattice bianco che è il Lactarius pyrogalus. Di base comunque durante la raccolta del Lactarius deliciosus è quasi impossibile incorrere in intossicazioni. Infatti dalla semplice osservazione del lattice l'unica cosa che potrebbe succedere è confondersi con gli altri Lactarius a lattice rosso carota, che sono tuttavia commestibili anche se di una qualità inferiore. Allo stesso tempo durante la raccolta sconsiglio caldamente di raccogliere Lactarius al lattice bianco giallastro, tra i quali ne abbiamo tanti tossici. In definitiva i Lactarius sono sicuramente i funghi più facili da riconoscere in virtù dell'emissione di questo lattice rosso carota caratteristico alla frattura. A tal proposito ribadisco di fare attenzione al suo colore in quanto tutti quelli al lattice rosso carota o vino sangue, tra i quali troviamo il Lactarius sanguiflus, sono commestibili, mentre tra quelli al lattice bianco ne abbiamo solo due che sono edili, ovvero il Lactarius volemus e il Lactarius rugatus.